Buongiorno a tutti quanti. Oggi sbarbata importantissima, ok? Perché andrò ad omaggiare, eccolo qua, uno dei più bei regali che io abbia mai ricevuto. Quindi ringrazio tutti questi amici del gruppo che, che insieme mi hanno fatto un regalo made in Italy spettacolare. Voit Co. Fatto a mano in Italia. Mi sono scelto il tipo di ciuffo, mi sono scelto il manico ed è uscito qualcosa di meraviglioso. E adesso ve lo faccio vedere in tutta la sua bellezza. Ragazzi, qualcosa di qualcosa di meraviglioso. Ciuffo annodato a mano, ok? Sotto vi lascerò anche un link alla pagina che hanno Facebook per contattarli. Come gruppo Facebook Passione Rasatura abbiamo anche una piccola scontistica o diciamo prezzo di favore per il gruppo ed è un onore enorme perché questo è un pezzo da museo, qui non parliamo di un pennello da barba ma parliamo di un pezzo da museo e quindi spettacolare. Ottone battuto a mano, lavorazione incredibile, resina radica stabilizzata, ciuffo Silvertip di altissima qualità, bello denso, legato a mano, capolavoro incredibile. Allora, lo metto un po' in ammollo, tanto basta pochi minuti. Oggi sbarbata tutta italiana, ok? Tutta italiana. Quindi adesso armo il rasoio, o metto l'elemento a rasoio, o pensate come volete. Oggi sarà una sbarbata sicuramente spettacolare. E alla fine è vero, ci si può sbarbare anche con poco, però volendo, se uno fa un investimento, quando si ha un setup come quello di oggi, sinceramente potrebbe tranquillamente essere il setup definitivo, ok? Ha il suo costo nel totale, però ragazzi miei, se la rasatura tradizionale deve essere un piacere, e vedo gente ancora col multilama, con le bombolette, vedo gente con saponi da €1, io capisco, la rasatura tradizionale deve essere anche semplicità, ma non per forza, no? Godiamoci le nostre sbarbate come se fosse l'ultima, perché non si sa mai domani se la faremo ancora. Sintesi, che tra l'altro è ritornato a catalogo da Goodfellas, quindi link in descrizione, se vi fa piacere avete il 5% di sconto e vi portate a casa il rasoio che ho definito del 2023. Questo è un progetto italiano, completamente italiano, fatto completamente in Italia, progettato in Italia, un prezzo per me più che ottimo, acciaio 300 terri coperto al cromo duro, resistentissimo, fantastico. Quindi rasoio micidiale. Prebarba. Andiamo di prebarba italiano. Come vi ho detto, anche se hanno migliorato ancora, non è tra i miei preferiti, però non costa chissà quanto, anche con lo sconto che c'è del gruppo e tutto. È un buon prebarba, 150 ml e lo hanno addensato come avevo chiesto. Dopo non so se l'hanno fatto perché l'avevo chiesto io, però ho anche altri sicuramente, però sono contento che per me era troppo diluito prima, adesso con la densità che ha lo trovo migliore. E dopo vi faccio vedere il resto perché oggi le eccellenze italiane si sprecano.
intanto metto il prebarba e lo facciamo agire. Guardate che bello denso adesso. Logicamente non è solo la densità che fa, però un po' aiuta sicuramente. Ok. Guardate che spettacolo che vi mostro adesso. Ragazzi, qui abbiamo un'eccellenza assoluta made in Italy. Tabacum di Alessandro Pistoia, Pantarei. Set incensato, tabaccato, oud, fantastico. Fantastico. Mamma mia, cos'è sta profumazione, ragazzi? Cos'è sta profumazione? Tutta roba già recensita, quindi andate in cerca nel gruppo e trovate la video recensione. Adesso mi godo la sbarbata, perché su queste cose qua vi parlerò più che altro del pennello oggi, che è una novità. Ok, quindi una cosa mi ha stupito di questo pennello, e adesso che andiamo a... Mamma mia come esplode la profumazione, adesso che anche la profumazione è maturata a pieno, ragazzi, è qualcosa di micidiale. Parlo spesso di maturazione perché comunque queste profumazioni molto particolari, cariche, molto sfaccettate, di alta qualità, ragazzi, stando lì maturando cambiano. Anche l'eau de parfum, che io sentivo più che altro incensato, adesso che ce l'ho da un po', vi assicuro che anche l'oud iniziale, altre note stanno uscendo bene. Quindi sono profumi che nel tempo maturano e danno delle sfaccettature diverse, ragazzi, si può fare. Ok. E via che andiamo con il montaggio. Ho caricato il pennello. Allora, senz'altro un ciuffo molto morbido. Quindi se qualcuno predilige un massaggio più vigoroso, ci sono dei ciuffi manciuri, anche tra l'altro. Dopo aver provato questo, va a finire che un regalo più in là me lo faccio anch'io, perché è qualcosa di incredibile. Cos'ha di fantastico sto pennello? A parte il capolavoro, perché solo il manico, la lavorazione, la cura nei particolari è qualcosa di fuori dal mondo. Cioè, attualmente in Italia abbiamo i prodotti per me migliori al mondo. Lo dico proprio in modo molto... E non solo al di là della bellezza e tutto, ma anche come idee, come progettazioni. C'è il Made in Italy, ragazzi. Quando ci mettiamo qua in Italia facciamo le scarpe a tutti. Ma la cosa incredibile è che di solito i tassi, quando fate i movimenti circolari, andate spesso a fare togli metti col sapone. In questo caso, ragazzi, immediatamente monta. Guardate, cioè neanche un sintetico quasi monta come sta montando questo Silvertip, questo ciuffo. Quindi permette i movimenti circolari, non scopre il viso dal sapone, monta in una maniera incredibile, cioè ha quasi le caratteristiche di sintetici di ultima generazione, ma è un pelo animale che farà sempre la differenza, ragazzi. Questo è un pennello che uno può dire mi faccio un regalo nella vita, anche due magari, e uso questo tutta la vita. Cioè, dispiace perché c'è una roba bella così, sarebbe da mettere in bacheca, però come si fa a tenere in bacheca una roba così?
Pensavo anch'io di dire adesso lo prendo, dopo lo lascio là perché mi dispiace usarlo, invece ragazzi mi sa che in tutte le mie sbarbate private userò sempre questo, perché è qualcosa di meraviglioso. Sintesi con Gillette Nugget. Inutile che ve ne parlo ragazzi, questo rasoio sì, all'angolo obbligato, ma ragazzi vi fa sentire il taglio, sentite la lametta in viso che lavora, vi fa capire tutto quello che sta facendo. Con l'esposizione leggermente positiva. Vi permette di avere una profondità di taglio notevole. Se dovesse esistere per me un rasoio perfetto, è questo. Dopo, se parliamo di gusto personale, estetico, di taglio super emozionante, di gusto personale, ne possiamo discutere all'infinito, ma questo rasoio ragazzi oggi per me è un progetto incredibile, è un rasoio che non me ne separerò mai. Questo è il rasoio che tengo in bagno, che quando devo fare la rasatura, tra virgolette, magari un po' veloce, dove non voglio fare a meno del gusto di taglio, di godermi la sbarbata, però neanche non mi posso azzardare magari di buttare su una lametta sul 316, su R41, perché magari un po' la fretta, un po' che devo andare via, un po' qua, un po' là, non mi permette magari quelle attenzioni in più, ma mi voglio fare una rasatura comunque emozionante. Ragazzi miei, sintesi. Anche italico è rasoio fantastico, però questo è un'altra cosa, questo è un'altra cosa, questo è un rasoio fantastico. Nel frattempo le profumazioni di tabacum, questo oud e incensi, pervade il bagno. La parte tabaccosa io la sento molto di più nell'aftershave. Nel risciacquo del sapone e nell'aftershave. Però profumazione incredibile, prodotto di altissima qualità, super protettivo, super post rasatura. Montaggio semplice. Protezione, scorrevolezza, cioè non gli manca assolutamente nulla. Tra l'altro una cosa incredibile di questo pennello è che
pensavo mangiasse, più che mangiasse, che trattenesse molto di più il sapone, invece con mia enorme scoperta ti rendi conto che ti rilascia il sapone quasi come un sintetico. Adesso ne pesco un altro po', ma proprio perché essendo molto morbido non ne ho pescato tanto prima, quindi ne prendo un altro po'. Però alla fine rasatura, quando voi andate a guardare cosa resta di sapone nel ciuffo, vi renderete conto che ce n'è gran poco, o comunque una quantità normalissima come qualsiasi altro pennello, e la cosa fa impressione perché normalmente ciuffi abbastanza grossi, se non ero, non ho chiesto, vi dico la verità perché sono andato in fiducia piena, dovrebbe essere da 28 se non mi sbaglio, e di solito mangiano tanto, ti ritrovi con un pennello strapieno di sapone e in viso te ne rilascia giusto giusto. Mamma mia, quando ti risciacqui ti riesce una parte di tabacco che è qualcosa di fuori di testa. Nel senso, vi ritrovate quel pennello pieno di sapone in viso, togli, metti, te ne dà giusto per farti la barba. In questo caso vi assicuro che il sapone ve lo ridà praticamente tutto in viso. Nei movimenti a spennellamento così, il pennello è qualcosa di magico. Però, come ho detto, anche nei movimenti circolari lavora alla perfezione. Fantastico. Ragazzi, guardate che sapone. Che sapone, che rasoio, che pennello. Ma poi io sono il primo a dire, non tutti si possono permettere un pennello così, quindi non è un obbligo per avere una rasatura perfetta, lo dico sempre, avete un italico, avete un Omega Aroma Colosseo, magari un buon saponcino se ce la fate, almeno ne avere anche un po' di goduria, però non è che serve per forza sempre spendere chissà che cosa, ma quando spendete, ma spendete bene così, cioè, al di là della rasatura che uscirà perfetta al 100% sicuro, che vi radiate la sera e la mattina, il pomeriggio dopo mangiato, in qualsiasi momento, logicamente con la giusta manualità, con la giusta esperienza. Mica sto dicendo che il setup fa per forza la rasatura se magari avete cominciato ieri, però per la mia esperienza che ho oggi, un setup così, al di là della perfezione in rasatura, mi dà anche un gusto che niente altro mi può dare. Mamma mia, quando mi sciacquo in viso il sapone, esce un tabacco micidiale. Mamma mia ragazzi, mamma mia che sbarbata. Cioè, io anche adesso come le altre volte porto sempre al limite la rasatura, e quindi a volte quando provo certi saponi, certi rasoi, certi cosi, insomma il red point scappa, questo e quello, non perché vi assicuro non mi so radere, perché so che se mi fermo un po' prima non mi succede, però vado a capire fino a dove può arrivare un oggetto, una lametta, un sapone e via dicendo. Quando uso un rasoio come questo, con una lametta che conosco, con un sapone
come questo, tabacco e via dicendo, io so che mi faccio una rasatura micidiale. Basta, non ci sono storie. Adesso ci andiamo a splashare tabacco. Qua non serve creme, astringenti né niente, perché la rasatura è andata oltre la perfezione. Mamma mia! Oh. Mamma che droga! Mamma mia! Ragazzi, veramente per me questa è la goduria più assoluta che si possa vivere in rasatura. Mi dispiace ragazzi, è bello anche godersi con poco, ma una rasatura così, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Cioè. E dopo andiamo di profumino di nicchia, quindi Darwish di Pantarei. Adesso ce lo andiamo a spruzzare. Evitate sempre dove vi siete rasati, perché comunque ha una concentrazione molto più alta di oli. Ecco, basta, così. Allora ragazzi, il profumo da quando io ho fatto la recensione è cambiato tanto. Non è un altro profumo, ma è cambiato tanto. C'è proprio si è postato la parte molto acida, molto come si può dire, pungente che c'era, si è smorzata tantissimo, è diventato più avvolgente, un po' più caldo, un po' più come si può dire, avvolgente. Quindi ok, non ha più quelle punte acide che sentivo prima, molto pungenti degli incensi, ma la parte di udo iniziale, questa parte quasi dolce, si è stabilizzata e ha dato un equilibrio al profumo che adesso è di un'eleganza, mamma mia. E anche la parte tabaccata esce molto di più a mio naso. Dispiace magari per chi l'ha preso e magari l'ha venduto perché lo sentiva troppo qui. Adesso secondo me il profumo è fantastico. Certo, magari uno che non ha un po' di esperienza, un po' di naso, può essere anche che dica oh, a me mi sembra uguale, non lo so. Io lo sento maturato bene e adesso è una profumazione fantastica. Allora, vado a sciacquare il pennello. Non l'ho neanche fatto vedere, ma era rimasto veramente, nonostante ho riprelevato, era rimasto pochissimo sapone nel pennello, c'è qualcosa di incredibile. E vi assicuro che ho dei sintetici che mangiano più sapone di questo Silvertip, è qualcosa di micidiale. Tra l'altro, come intanto per appoggia pennello, però se avessi dei campioncini vi ricordo che c'è anche questa meraviglia che tra poco arriverà disponibile, ciotole di passione rasatura, verniciate completamente a mano, aerografate a mano, ci saranno di 3 colori, vi farò vedere quando mi arriva quella color marmo, e all'interno è verniciata ruvida, infatti vedete si attacca anche il sapone, poi basta pulire e va bien via, che così vi permette di avere attrito mentre prelevate, non scivola, non fa schiumone, ma ha un attrito sul pennello che è qualcosa di fantastico, e sono un paio di mesi che continuo a usarla, la verniciatura è perfetta come appena fatta. Ragazzi, una rasatura oltre la perfezione, profumazione fantastica, c'ho il bagno e starei qua dentro ore, e il pennello adesso ve lo faccio rivedere. È un capolavoro ragazzi, c'è qua, non vi potrò mai dire guardate che lo dovete prendere perché vi cambierà completamente la rasatura, perché sarei bugiardo, però se volete fare un giro in Lamborghini, eccola qua, in Ferrari, in Lamborghini, anzi probabilmente se volete fare il giro in una Pagani è più corretto così, eccola qua. Prestazioni, bellezza, costruzione,
potenza, cavalli, questo ha tutto, eccolo qua. Questo è il pennello definitivo. Una roba da museo, d'opera d'arte, ma che però anche nell'uso fantastico, ragazzi, fantastico. Qui si toccano vette altissime, tutto made in Italy, ragazzi, tutto made in Italy. Hanno dato a mano, lavorato a mano, ottone battuto a mano, tutto fatto a mano qua in Italia. Fantastico. Voit & Co. Alessandro Pistoia con Pantarei, top. Sono contento che l'abbiano un po' addensato. Chissà che magari in futuro facciano una versione ancora più concentrata, perché ragazzi, per me è così. E sintesi, in sintesi è un rasoio micidiale. Progettazione, taglio, efficacia, non R41 ma efficacia più che sufficiente. Fantastico, rasoio fantastico, con le lamette giuste, belle affilate. Questo rasoio qua fa da paura, però digerisce praticamente qualsiasi lametta che io ho a casa, quindi fantastico. Bene ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie ragazzi e amici del gruppo per questo regalo e alla prossima, bye bye.